Cari amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nostro nuovo video qui su Planet Spin Fishing. Oggi facciamo un approfondimento in merito ai mulinelli, all'attrezzatura. Nel dettaglio parliamo della velocità del mulinello e quindi del rapporto di recupero. Capiamo insieme quanto conta questo dettaglio nella nostra azione di pesca e come possiamo sfruttarlo per avere maggiore efficacia nei confronti dei pesci che decideremo di insidiare. Questo argomento è utile sia a chi da poco si sta avvicinando o vorrebbe avvicinarsi alla pesca, ma con dei consigli utili anche a chi è già tecnicamente più esperto e vuole migliorarsi. Partiamo insieme dopo la sigla. Andiamo! Oggi parliamo di velocità del mulinello, nel dettaglio parliamo del rapporto di recupero. Capiamo insieme questi fattori e come influiscono nella nostra azione di pesca. Come sempre ho realizzato delle slide per meglio far comprendere l'argomento di cui trattiamo oggi e che ci accompagna anche un po' come fosse un canovaccio durante l'esposizione dell'argomento. Partiamo con una breve introduzione, dopodiché passiamo a quelli che sono i punti principali. Parliamo con dei focus di attenzione della bobina, del ratio o gear ratio, come solitamente viene chiamato. Facciamo un'analisi di quelli che solitamente sono i valori dichiarati dalle case produttrici dei mulinelli, che ci indicano ovviamente questo dato, la velocità di recupero. Facciamo una classificazione e vediamo anche quali sono le differenze principali in base alle diverse velocità, quindi ai diversi rapporti di recupero. Nella parte finale invece vi do qualche consiglio in merito alla scelta del mulinello ideale per la nostra azione di pesca. Sappiamo bene che nella scelta del nostro mulinello ha grande importanza quello che potrebbe essere anche il predatore, no? Se parliamo di spinning, il predatore o il pesce che noi vorremmo insidiare, perché poi andando avanti scopriremo che per pesci veloci o per presentazioni veloci avremo bisogno di un mulinello con un alto rapporto di recupero. Invece per presentazioni lente e per predatori o pesci più lenti sarà ottimale per noi scegliere un mulinello con un rapporto di recupero inferiore. Ma andiamo per step, capiamo insieme prima quali sono i punti fondamentali da comprendere quando noi ci troviamo anche a scegliere un mulinello e dobbiamo capire qual è quello ideale per le nostre esigenze in base anche al rapporto di recupero, quindi alla velocità, che è l'argomento che approfondiamo oggi. I punti principali da considerare sono la bobina. Da qui ovviamente tutto il discorso che faremo in base alla grandezza, il diametro, l'ampiezza. Un altro componente principale è il rotore. Ovviamente parliamo dei componenti interni del mulinello, quindi le ruote dentate, gli ingranaggi, la meccanica. È molto importante ovviamente anche la qualità, il peso, e da qui scaturisce la fluidità e l'eventuale durata nel tempo del nostro attrezzo e di conseguenza ovviamente anche il suo costo. Inoltre un'altra cosa da comprendere è il gear ratio o rateo, e va ad indicare il rapporto di recupero del mulinello. Inoltre molto importante è anche il filo che noi carichiamo sul mulinello, perché a secondo del diametro, della tipologia, quindi trecciato, monofilo e nylon, fluorocarbon, possiamo considerare alcuni mulinelli invece di altri. Abbiamo indicato la bobina come uno dei componenti principali che regola la velocità di recupero del nostro mulinello. Senza andare ad approfondire in modo esponenziale l'argomento,
diamo quelli che sono i punti basi da considerare. Come influisce la bobina sulla velocità del nostro mulinello. Una bobina più larga recupera più centimetri di filo per ogni giro di mulinello. Questa è una regola tecnica, matematica, quindi ecco, non ci sono tante considerazioni da fare. È così perché è un'ovvietà: più grande è la bobina, più centimetri di filo riesce a recuperare per ogni giro di mulinello che noi faremo. Di conseguenza, caso inverso, una bobina più stretta recupera meno centimetri di filo per ogni giro di mulinello. Quindi che cosa vuol dire? Che noi per recuperare gli stessi centimetri di filo, utilizzando una bobina più larga, dovremmo fare meno giri di mulinello. Utilizzando una bobina più stretta, un mulinello con delle dimensioni minori, dovremmo fare più giri di manovella per recuperare gli stessi centimetri di filo. Quindi che cosa vuol dire? Che a parità di ratio, e con ratio intendo il rapporto di recupero, abbiamo prestazioni diverse a secondo della bobina. Voglio dire, utilizzando un mulinello con stesso rapporto di recupero, con uno dove è presente la bobina più larga recupereremo più centimetri di filo di uno dove è presente la bobina stretta. Quindi stesso rapporto di recupero, diversi centimetri recuperati in base alla capacità, alla grandezza, al diametro della bobina. Abbiamo parlato anche di ratio o gear ratio. In che modo viene definito il gear ratio o il ratio del nostro mulinello, ovvero la velocità di recupero, con un'espressione numerica? Infatti nella descrizione possiamo trovare questo dato: 6 a 1, 5 a 1, 6.2 a 1. Che cosa vuol dire con questo dato? Facciamo un esempio: 6.2 vuol dire che ogni volta che noi faremo un giro completo della manovella del nostro mulinello, il rotore compierà 6.2 giri. Caso in cui abbiamo il rapporto di recupero indicato, faccio un esempio, 5 a 1, vuol dire che ogni volta che noi faremo un giro completo con il mulinello, quindi la manovella del nostro mulinello, il rotore farà 5 giri, e questo è uno standard che viene utilizzato in tutti i brand produttori di mulinelli. Un punto di attenzione lo facciamo in base anche ai valori dichiarati dalle case produttrici, perché il concetto, ecco, è che quando la bobina è vuota, quindi c'è meno filo sulla bobina, ovviamente facendo un giro completo del mulinello con la manovella, anche se i giri del rotore sono sempre gli stessi, noi recupereremo meno filo, perché ovviamente il diametro interno della nostra bobina è vuoto. Caso inverso, invece, quando la bobina è a metà o la bobina è piena, con un giro completo della manovella di mulinello, il rotore compierà sempre gli stessi giri indicati dal ratio o gear ratio, ma effettivamente sulla bobina noi recupereremo più filo. Questa è un'altra considerazione da tenere bene in mente, soprattutto quando, faccio un esempio, abbiamo poco filo sulla bobina, lanciamo lontano la nostra esca artificiale. Ecco, è intuibile che noi, per recuperare il nostro artificiale, nei primi giri che noi faremo dopo aver effettuato il lancio, dovremmo recuperare più velocemente per far nuotare l'esca artificiale ad una data velocità. Arrivando alla fine del nostro recupero, negli ultimi metri, ci accorgeremo che dovremo abbassare la velocità con cui noi giriamo il mulinello per far avere la stessa velocità all'esca che viene verso di noi, perché nel frattempo, durante il lancio, la nostra bobina
si è svuotata, quindi abbiamo il filo in pesca, e recuperando il diametro interno del nostro mulinello sulla bobina si va a riempire, e quindi con lo stesso giro di mulinello completo noi recupereremo più filo. E di conseguenza, ecco, dobbiamo fare attenzione a questo dato, che in alcune condizioni può influire sulla nostra azione di pesca. Facciamo anche un confronto fra quelli che sono le prestazioni percepite, no, durante l'utilizzo di mulinelli tra rateo basso o rateo alto. Con un mulinello con rateo basso noi faremo meno fatica a far girare la manovella del nostro mulinello, invece con un mulinello con rateo alto faremo più fatica a farlo girare. Ovviamente dipende, come ho detto sempre, anche dalla componentistica interna, dagli ingranaggi, dalla qualità, dipende dalla fluidità del nostro mulinello, quindi ragioniamo teoricamente, e quello che ci accorgiamo pescando è che con un mulinello con un rateo basso noi facciamo meno fatica a fargli compiere l'azione di rotazione, quindi abbiamo meno affaticamento, soprattutto durante fasi di pesca molto prolungate. Con un rateo basso avremo più controllo dell'esca e saremo più efficaci con presentazioni lente. Poi facciamo anche un approfondimento in merito alle esche e alle presentazioni. Ora ragioniamo soltanto da questo punto di vista delle differenze sostanziali tra rateo alto e rateo basso. Con rateo alto invece faremo meno fatica per recuperi e presentazioni veloci, quindi anche a secondo del tipo di predatore, della esca che noi utilizzeremo, dovremo capire che alcuni mulinelli sono migliori oppure più ideali di altri. Parlando sempre di ratio e quindi rapporto di recupero, facciamo anche dei riferimenti in modo da far capire meglio quando noi troviamo sulle nostre scatole, sulle descrizioni o serigrafati direttamente sul mulinello questi valori numerici, a cosa corrispondono. Ho fatto uno schema di esempio per meglio far capire. Allora, un rapporto di recupero 4:1 viene definito solitamente un rapporto di recupero lento, quindi un rateo lento. In questo caso avremo tra le mani un mulinello con una maggior potenza. Utilizzando invece mulinelli con un rapporto di recupero medio, indicando in linea di massima un rapporto che va intorno al 5:1, avremo un mulinello, diciamo, versatile, ideale sia per presentazioni e predatori lenti che veloci. Invece, orientandoci verso mulinelli con un rapporto di recupero veloce, rapido, quindi orientativamente intorno al 6:1, potremo utilizzarlo soprattutto per presentazioni più veloci. Facciamo adesso anche un piccolo focus di attenzione, cercando di dare qualche consiglio in merito anche a eventuali acquisti, come orientarci nella nostra scelta verso un mulinello più veloce o più lento. Questo dipende ovviamente anche dal tipo di pesca che noi facciamo, dal pesce che vogliamo insidiare e da presentazioni che noi vogliamo far compiere alla nostra esca artificiale. Facciamo un esempio: ci orientiamo verso mulinelli con rateo lento se noi dovremmo utilizzare zavorre pesanti, quindi esche artificiali con un peso importante o voluminose, oppure ci orientiamo verso prede grandi, perché come abbiamo detto un mulinello con rateo lento è più potente. Per quanto riguarda invece un attrezzo, diciamo, un po' intermedio, diciamolo tuttofare, se noi abbiamo bisogno di un mulinello versatile oppure siamo
alle prime esperienze con questa tecnica di pesca, il mio consiglio è di orientarci verso un mulinello con ratio medio. Caso totalmente opposto invece è il ratio veloce. Quando utilizzare un mulinello con un rapporto di recupero veloce? Quando dobbiamo fare presentazioni veloci. Quindi utilizziamo ad esempio esche top water come i needle, oppure esche da far saltellare sul pelo dell'acqua, come ad esempio la tecnica del recupero skipping, oppure vogliamo insidiare predatori veloci. Predatori veloci possono essere il serra, la lambuca, i tunnidi. Invece parlando di predatori più lenti, oppure presentazioni più lente, noi possiamo orientarci verso ad esempio la spigola. Il barracuda è un po' un pesce intermedio, quindi si adatta a diverse tipologie di recupero e anche di esche artificiali. Però ecco, parlando invece di recuperi lenti per la spigola e esche da far lavorare lentamente, con un mulinello con un rapporto di recupero basso, quindi con un ratio basso, avremo maggior facilità nell'animazione di esche da far lavorare molto lentamente o a stretto contatto con il fondo. Per esempio immagino piccoli minnow, immagino le esche soft bait, le esche siliconiche, le esche in gomma. Per cui ecco, dipende anche dal nostro modo di pescare e dai predatori che vorremmo insidiare. Abbiamo fatto un riepilogo, no, di quello che sono anche le considerazioni più importanti da conoscere in base alla velocità dei mulinelli, perché poi ci saranno ancora altri video più approfonditi per meglio specificare i dettagli che a prima vista possono essere diciamo quasi insignificanti, ma che poi andando avanti nelle nostre uscite di pesca, con le nostre esperienze, capiremo che tutti questi dettagli alla fine fanno la differenza in termini di catture. Conoscere alcuni dettagli ci può aprire delle opzioni di scelta che principalmente non consideravamo. Diamo anche dei consigli pratici, ne ho elencati soprattutto 3, giusto per dare qualche consiglio in più agli amici che hanno seguito il video fino alla fine. Allora, il filo in bombina e la velocità. Quando noi lanciamo, come ho detto prima, per tenere la stessa velocità di recupero costante all'inizio del nostro recupero, quando abbiamo l'esca lontano da noi, dobbiamo recuperare più veloce rispetto agli ultimi metri per far avere la stessa velocità all'esca, quindi per compensare quando la bobina sarà svuotata subito dopo il lancio. Dobbiamo valutare bene quelli che sono i centimetri recuperati, quindi non è soltanto il gear ratio, il ratio o il rapporto di recupero che ci dà la sensazione di un mulinello veloce o lento, ma dobbiamo effettivamente andare a vedere quali sono i parametri nella descrizione, perché quello che conta sono i centimetri recuperati e non unicamente il valore espresso nel gear ratio. Infine, un'ultima considerazione da fare è quella in merito alla presentazione e alle esche e ai predatori che noi vogliamo utilizzare, considerare nella nostra battuta di pesca, per cui utilizzando esche da muovere lentamente come le soft bait, i crank o i minnow da far muovere molto lentamente, ci orienteremo verso un mulinello con ratio basso. Le soft bait, molte volte le gomme possono essere anche utilizzate con mulinelli con un ratio medio, mentre con esche e predatori da far muovere velocemente, con predatori anche veloci, il mio consiglio è di utilizzare mulinelli veloci, quindi con un mulinello con un rapporto di recupero alto. Grazie a tutti amici per aver visto questo video fino alla fine, commentate per farmi sapere la vostra opinione in merito e suggeritemi qualche altro argomento da portare qui sul canale Planet Spin Fishing. Ringrazio ancora tutti voi, noi ci vediamo al prossimo video come sempre qui sul canale. Ciao ragazzi e alla prossima!